sono Francesca di Classe Italiana. In questa video lezione vediamo insieme il periodo ipotetico. Oggi vorrei proprio andare al mare, vorrei fare una passeggiata al mare, ma il tempo è brutto, il cielo è molto nuvoloso, quindi se piove non vado al mare, sicuro. Cosa ho detto? Ho espresso un periodo ipotetico. Si chiama periodo l'insieme di due o più frasi. Ipotetico perché la frase introdotta, in questo caso dal se, introduce un'ipotesi. Nel periodo che ho espresso, la frase introdotta dal se esprime una condizione. La frase che segue è la conseguenza. Questa è la struttura di un periodo ipotetico. Abbiamo una condizione, molte volte espressa dalla congiunzione se, e poi abbiamo la conseguenza della realizzazione della condizione. Ma la posizione della condizione e della conseguenza non è fissa. Molte volte troviamo la condizione che precede la conseguenza, ma possiamo anche invertire l'ordine. Posso anche dire non vado al mare se piove. Se si realizza la condizione, cioè la pioggia, la conseguenza è che non vado al mare ed è sicuro per me, con la pioggia non vado al mare. Questo periodo ipotetico si chiama periodo ipotetico di primo tipo o della realtà, perché la condizione e la conseguenza sono presentate come reali, sicure, obiettive. Per esempio, io dico, se faccio la dieta dimagrisco. In questo periodo ipotetico di primo tipo abbiamo usato infatti l'indicativo, che è proprio il modo della realtà, della certezza, e abbiamo usato il presente indicativo. Ma possiamo anche usare il futuro semplice. Posso dire, se pioverà non andrò al mare. Ma posso anche usare il presente e il futuro nello stesso periodo ipotetico. Posso dire se piove non andrò al mare, sempre nel periodo ipotetico di primo tipo. Nella conseguenza possiamo usare anche l'imperativo. Se vai al supermercato, compra il latte. Compra è l'imperativo. Quindi, allora, la struttura del periodo ipotetico di primo tipo, cioè della realtà, è questa. Abbiamo una condizione introdotta generalmente da se, con l'indicativo o presente o futuro semplice. E poi abbiamo nella conseguenza sempre l'indicativo o presente o futuro semplice, ma anche possibile l'imperativo. Ci sono altri tipi però del periodo ipotetico. Se io dico, se potessi farei il giro del mondo, è un periodo ipotetico che esprime una situazione forse poco probabile, non sicura nella realizzazione, ma possibile o comunque immaginabile. Questo tipo di periodo ipotetico si chiama di secondo tipo e il periodo della possibilità, in cui la condizione è presentata come possibile. Come lo costruiamo? Nella condizione abbiamo il congiuntivo imperfetto, se potessi. Nella conseguenza abbiamo il condizionale presente, farei il giro del mondo.
E questa è la struttura. Faccio qualche altro esempio. Se ti svegliassi puntuale, non faresti ritardo a scuola. Se tu finissi di lavorare, potremmo andare al cinema. Se però la condizione e la conseguenza si riferiscono al passato, allora non sono più realizzabili o possibili, ma diventano irreali e impossibili. E allora parliamo del periodo ipotetico di terzo tipo. Se io dico, se tu avessi studiato di più, avresti superato l'esame. Significa che la realtà è che tu non hai studiato di più e non hai superato l'esame. Un altro esempio. Se ieri non avessi mangiato troppo, non avrei avuto mal di pancia. Ma la realtà è che ieri ho mangiato troppo e ho avuto mal di pancia. Quindi mi riferisco ad un passato che non può cambiare. Questo tipo di periodo ipotetico si chiama periodo ipotetico di terzo tipo o il periodo della irrealtà, della impossibilità, e si costruisce in questo modo. Abbiamo la condizione con il congiuntivo trapassato e la conseguenza con il condizionale passato o composto. È una struttura un po' complessa e attenzione, nella lingua parlata molte volte tendiamo un po' a semplificare questa struttura e in una situazione più familiare, più colloquiale, molte volte si tende a sostituire con l'indicativo imperfetto e quindi una frase di esempio che ho fatto prima potrebbe diventare: se studiavi di più superavi l'esame. Se ieri non mangiavo troppo non avevo mal di pancia. In questi esempi la condizione e la conseguenza si riferiscono al passato. Bene, ma può anche succedere che la condizione si riferisce al passato, ma la conseguenza si riferisce al presente, ha degli effetti nel presente. Se io dico, se ieri non avessi mangiato troppo, oggi non avrei mal di pancia. Allora qui la conseguenza si riferisce ad oggi, al presente. Allora questo tipo di periodo ipotetico si chiama periodo ipotetico misto. E come si costruisce? Abbiamo nella condizione abbiamo sempre il congiuntivo trapassato, ma nella conseguenza abbiamo il condizionale presente, proprio perché la conseguenza si riferisce al presente. Bene, in questa video lezione abbiamo visto i 3 tipi del periodo ipotetico, ma nella prossima lezione faremo un po' di pratica su ogni tipo, quindi non perdete la prossima lezione che sarà la seconda parte di questa di oggi, quindi iscrivetevi al nostro canale per non perderla e se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e seguiteci nelle nostre pagine Facebook, Instagram e LinkedIn e visitate il nostro sito classe-italiana.com. Io vi saluto e vi aspetto alla seconda parte di questa video lezione. Ciao da Francesca di Classe Italiana.